Siamo live? Sì, direi di sì. Direi che ci Sì, siamo, direi che Roberto. siamo live, vediamo se i partecipanti sono stati ammessi tutti quanti, quelli che sono arrivati sì. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Io, come molti di voi sapranno, sono Roberto Capancioni, insieme ad Angelo Stramieri, che è qui con me. Oggi, come Radical, vogliamo presentarvi una soluzione, ma prima di tutto come risolvere un certo problema per aziende che hanno un prodotto particolare, che è un prodotto Oracle Fusion, con il quale probabilmente Fusion parliamo anche HCM, SCM, ERP, i vari moduli che magari conoscete con altre sigle, che è un prodotto di Oracle usatissimo nelle aziende enterprise, usatissimo, un prodotto in SaaS, e questo prodotto in SaaS, come tutti i prodotti in SaaS, hanno pregi ma anche criticità. Noi, lavorando sulla criticità, vogliamo farvi vedere quello che siamo riusciti a fare. Quindi spero in questa ora, diciamo, vediamo quanto tempo riusciamo ad intrattenervi sul prodotto e sulla soluzione che abbiamo proposto. Cercheremo un po' di presentare il problema e come l'abbiamo risolto. Ti chiedo Un una cosa, attimo. Roberto. Vedete Sì. intanto la presentazione? Sì? È ancora condivisa, giusto? Sì, sì, Ok, si vede perfetto. tranquillamente. Allora, adesso vediamo se c'è qualcun Si vede, altro. grazie Mauro. Realizza, ok, mettiamo tutti. Ecco qua, adesso c'è, ecco, un minimo di, ecco, defaglianza tecnica, perché il Teams per fare il webinar, diciamo, sono uno dei primi esperimenti, quindi speriamo, insomma, che vada tutto a buon fine. Benissimo. Allora, due La parole prossima su. volta lo facciamo su Twitch, Roberto, così... Decisamente, Sì, decisamente sì, meglio, ecco, anche sì, se è più sì, tecnico, però abbiamo meno problemi. va bene. Dicevo, due parole su ci siamo, quindi se, ecco qui perché Angelo si è prestato, insomma, a gestire la presentazione, lasciando me il ruolo di chiacchierare perlomeno nella parte iniziale. Allora, noi siamo come azienda, l'azienda si chiama Radical, è un'azienda che è nata quest'anno, un'azienda esclusivamente focalizzata su tecnologia Oracle. Per tecnologia Oracle intendiamo database Oracle, con tutto ciò che riguarda le potenzialità anche del nuovo database Oracle, il 26 AI. Voi sapete che oggi un database Oracle, sapete, non è detto, non è scontato, perché non tutti lo sanno, non è più soltanto un database relazionale, si chiama Converged Database, è un colonnare, è un database a vettori, a grafo, permette di gestire le code, insomma è tanta roba rispetto a quello che normalmente potrebbe considerare come un database. Molti, questa è una diatriba che si affronta sempre, no? Pensano che tutti i database relazionali siano uguali. C'è chi dice il database gestisce dei file come se fossero dei CSV. Noi invece crediamo che ogni database è diverso da un altro e bisogna usarlo al 100% delle sue capacità. Quindi, proprio per questo motivo, abbiamo scelto la tecnologia Oracle. Il database Oracle, con il suo linguaggio PL/SQL, è il nostro motore, il nostro back-end per tutto quello che noi vogliamo fare, e insieme al database Oracle, che appunto ci permette di fare tutte queste cose, abbiamo affiancato il suo naturale ambiente di sviluppo. Nel 2025, come voi sapete, esiste un unico ambiente di sviluppo al mondo, si chiama Oracle Apex, e non tutti sono d'accordo, magari Angelo, su questa cosa, ma noi ci crediamo fermamente. Quindi C'ho il ban pronto qua, quindi non è un problema. Vai pure avanti. quindi il database Oracle è l'unico database che ha senso usare, con l'unico ambiente di sviluppo che ha senso usare è Oracle Apex. Perlomeno noi crediamo così, e su questi assunti abbiamo appunto aperto l'azienda Radical, che si occupa di lavorare a questo livello ed integrarsi anche con il resto. Come lavoriamo? Una volta assunta la tecnologia, sviluppiamo applicazioni SaaS per chiunque, applicazioni SaaS, potendo beneficiare. Il nostro partner tecnologico è Oracle stessa. Noi usiamo il database gestito da Oracle, quello che si chiama PaaS, Platform as a Service. Vuol dire che tutto quello che noi sviluppiamo, Oracle lo gestisce, dando affidabilità, uptime al 99
è 996%, da contratti di aggiornamento, di compliance, GDPR, tutto quello che volete, region italiana, al momento ce n'è una a Milano, è prevista un'altra region a Torino, quindi ci presentiamo a testa alta anche rispetto ai più diffidenti DPO in azienda che quando ascoltano e capiscono lo stack tecnologico sono soddisfatti e si tranquillizzano. Questo per quanto riguarda lo sviluppo SaaS. Sempre rimanendo in tecnologia Oracle, cosa è naturale fare per chi oggi ha, ad esempio, ambienti, chiamiamoli legacy, come potrebbe essere un Oracle Forms? Se non conoscete Forms, è il vecchio, diciamo oramai vecchio perché Oracle stesso lo sta dismettendo, altrimenti sarebbe comunque giovanissimo e sicuramente flessibile e potente. È il vecchio ambiente di sviluppo e molte aziende che hanno gestionali anche molto grandi, sviluppati in Oracle Forms, stanno decidendo come migrare. Migrare da Oracle Forms ad Oracle Apex è diciamo la mossa più naturale perché si riesce a recuperare tutto ciò che è il back-end del database Oracle, il PL/SQL del database Oracle, e quindi diciamo che al 90% chi ha Forms sta valutando in prima battuta se migrare utilizzando Oracle Apex. Noi ci siamo perché di Oracle Apex abbiamo fatto il nostro punto forte. Diciamo che in Italia sicuramente, perlomeno a livello di comunicazione, anche di formazione, noi ci occupiamo anche di formazione di Oracle Apex, siamo molto presenti, l'azienda è giovane ma sicuramente aggressiva e ha voglia di andare avanti in questa tecnologia, perché per noi è l'unica e l'esclusiva tecnologia che vogliamo usare. Infine, e qui arriviamo al punto forte di oggi, perché l'evento che oggi abbiamo promosso riguarda proprio il quarto punto, ci occupiamo di integrazione con sistemi SaaS che esistono già, solitamente ERP che Oracle Fusion è il primo, ci è capitato di usare anche Navision per altre cose, stiamo valutando anche il discorso di SAP for HANA, poiché adesso sta andando in cloud, come sapete tutti i SaaS, tutti i SAP fino al 2027 ci sarà una end of license e poi ci sarà un supporto a pagamento, molti fornitori stanno spingendo sul SAP in cloud. SAP in cloud sarà un SaaS e quindi presenta criticità simili a quelle che oggi vi faremo vedere e quindi noi ci siamo anche per integrazioni di quel tipo. Ma chiaramente non parliamo oggi di SAP, parliamo di Oracle Fusion, che è l'ERP, è il SAP di Oracle, è l'ambiente diciamo più sicuramente, non so se quest'anno Angelo hanno perlomeno dichiarato che a livello mondo avevano superato l'installazione rispetto al SAP stesso, quindi Yes. è sicuramente diffuso, non in Italia, in Italia come ERP non ha questa, rispetto a SAP, non ha questa diciamo profondità, però ce l'ha uno dei suoi moduli, che è il modulo HCM, il modulo HCM dell'Oracle Fusion in Italia è usatissimo, il modulo della supply chain SCM per quanto riguarda invece tutta una serie di altre attività è secondo diciamo come utilizzo e quindi in realtà medio-grandi sta prendendo sempre più piede. È il motivo per cui da un progetto che noi siamo riusciti a fare prima a livello custom, sul quale poi abbiamo deciso di investire in ricerca e sviluppo, quest'anno, addirittura prima che la realtà Radical prendesse formalmente piede, abbiamo iniziato un grosso lavoro di ricerca e sviluppo che ci ha portato nel tempo allo sviluppo del prodotto che oggi vi vogliamo mostrare. Voi direte che tipo di prodotto è, adesso ve lo diciamo, in due parole ve lo dirà Angelo in maniera approfondita e quello che vi posso dire permette di recuperare, quindi di estrarre i dati dal SAS e di metterli in un altro ambiente più controllato. Più controllato cos'è? È un database Oracle, precisamente un data warehouse Oracle, poiché è configurato, perché parlo di data warehouse e non database, perché Oracle ha un database configurato appositamente per poter fare reporting, per poter fare analisi dati, è un database colonnare, è un database che ottimizza in memoria tutta una serie di attività in modo che io possa interrogare live direttamente all'interno del database e fare tutte le mie analisi con un software di business intelligence che può essere l'Oracle Analytics per giocare in casa Oracle oppure il Power BI
potete usare Tableau, potete usare Qlik, oppure potete usare Oracle Apex stesso, e è quello che noi facciamo. Oggi non parleremo di questa differenza in maniera approfondita, poiché noi facciamo reporting anche con Oracle Apex, perché non vogliamo rubare spazio invece al nostro prodotto, che è quello di leggere i dati del SAS e avere la padronanza, non solo per l'analisi dati, ma anche per poter integrare applicazioni. Noi stiamo sviluppando applicazioni software in Apex che si integrano con i dati del SAS, in questo caso di Oracle Fusion, andando ad attingere proprio alla replica dei dati, laddove il contesto lo permette, in modo da avere anche a livello di prestazioni la possibilità di leggere localmente il dato. Ma queste sono tutte caratteristiche che poi vediamo un po' alla volta. Giusto per interagire anche con voi, io direi, Angelo, chiediamo alla Sì, facciamo un platea, sondaggino. Allora vi... un Sì, sondaggio, un qualcosa, se volete, insomma, potete inquadrare il QR code che trovate qui, spero insomma si riesca, sembra piccolino però si dovrebbe vedere, sì. per poter fare un leggero sondaggio che ci permette, diciamo, di conoscervi, ma anche di un po' scaldare l'ambiente per poter avere anche uno spunto per andare avanti, anche immaginando chi è che abbiamo davanti come Adesso l'ho messo qua in alto, platea. il codice, lo vedete qua in alto. Ok. Lo posso anche copiare in chat se siete da web. Guarda, provo a collegarmi anch'io, giusto per vedere. Sì, vedo 7 persone collegate, direi che più o meno ci siamo, Roberto. Possiamo partire. Ok, ok, benissimo. Allora, vai pure Roberto. Allora, la prima domanda, sono tantissime, quindi perché state frequentando questo webinar? Eh, perché voglio avere un modo più semplice per estrarre i dati da Fusion, per semplice curiosità, per capire cos'è il prodotto si chiama Radical Data Platform, perché qualcuno mi ha obbligato in azienda, quindi il mio capo mi ha convinto, spero per voi che non sia così, oppure perché ho cliccato per sbaglio sul collegamento errato. Ecco, facciamo Bene, entrare qualcun altro. Ecco, diciamo, vabbè, c'è curiosità, insomma, non è poco, però anche il fatto che vogliano avere un modo più semplice per estrarre i dati ci rende particolarmente entusiasti, perché è proprio il motivo per cui stiamo facendo questo webinar. Quindi speriamo poi che ci contattiate anche alla fine, insomma, del webinar. Una cosa che non vi ho detto è che il webinar è registrato, quindi per voi che siete qui è indifferente, lo state vedendo, però daremo modo anche, se avete colleghi o lo dovete poi rigirare a qualcun altro, vi daremo modo insomma di rivederlo con calma, e per gli amici che non sono italiani, al momento abbiamo anche persone interessate dall'estero, hanno detto aspettiamo la registrazione così possiamo beneficiare di sottotitoli, quindi perlomeno hanno modo con calma di visualizzare tutto quello che facciamo. In ogni caso, essendo un po' tecnico anche nelle demo, se magari non capite tutto quello che diciamo, comunque speriamo che nella demo sia chiaro comunque il passaggio e le attività che facciamo. Bene, comunque andiamo alla seconda domanda: qual è il tuo ruolo quindi in azienda? Architect, Data Engineer, Integration Specialist, Functional Consultant. E aspetta che non vedo bene, aiutami con l'ultima, Angelo, che non la quello vedo. che probabilmente decide come spendere il budget, che sono le persone che ci interessano di più in Cioè, questo... quindi praticamente ho perso la persona più importante, insomma, nell'elenco che dovevo dire. Guarda, tra l'altro Quindi c'è proprio scusatemi, questa detentori persona. del budget, scusate, non vi volevo ignorare, quindi siete le persone sicuramente più importanti al momento, quindi ci teniamo a voi. Ecco, vediamo se qualcun altro ancora... sì, aspettiamo un po'. Quindi sono comunque figure, come potevamo aspettarci, tecniche, va bene così. E rigirate anche ai vostri detentori del budget il video quando lo faremo, in modo che poi possiamo tutti insieme ragionare su Esatto. quello che si può fare. Bene, Andiamo
Ce n'è un'altra di Sì, domanda? altre due. Ok, altre due. Quindi con quali applicazioni di Fusion state lavorando? Come dicevamo prima, Fusion è una suite di moduli, no? Come tutti gli ERP, che l'ERP è sempre un nome, ma che all'interno inglobano tutta una serie di sigle. Quindi l'HCM è quello che, come dicevamo, in Italia è tra i più usati per quanto riguarda la gestione del personale, l'SCM per la supply chain management, l'ERP in generale, il CX che è il CRM. CRM, la parte di vendita del prodotto, oppure non usate niente. Usate niente. Anche se non usate Fusion, non è sprecata questa presentazione, perché Fusion al momento è uno dei software che noi abbiamo integrato. Continuiamo, poiché la stessa filosofia, lo stesso pattern sarà replicato anche su altri strumenti. Quindi capire intanto l'approccio è sicuramente interessante. Inoltre, in Radical Data Platform, quel platform è interessante perché vuol dire che non è un software, ma è l'inizio di una tecnologia all'interno della quale abbiamo integrato per ora alcune cose e tra un po' ve ne diremo anche altre. Non anticipo niente, vi dico solo workflow, ho già anticipato, pazienza, però anche se non avete Fusion, workflow vi può interessare. Niente, va bene, non avete niente, l'abbiamo detto, andiamo avanti. Ultima. L'ultima domanda, e questa è una domanda già tecnica, quindi se avete già Fusion, quale tool state usando per estrarre i dati da Fusion? E qui sono tecnici, no? Questi nomi, Publisher, il BIP, a chi non ha il prodotto non dice niente, ma è uno dei moduli che permette appunto l'estrazione al momento. Noi in italiano diciamo BIC, mentre invece è BICC, ma BICC è bruttissimo per gli italiani, diremo BIC, Business Intelligence Cloud Connector, semplicemente delle chiamate API, quindi delle chiamate REST generiche con degli sviluppi custom. Altri tipi di estrazioni, HCM ha un suo modulo per estrarre, anche altri tipi di moduli di volta in volta hanno fatto ognuno delle estrazioni custom, oppure qualunque cosa i miei fornitori insomma mi dicano di fare. Quindi di solito quello che loro hanno, propongono qualcosa, c'è chi è il mago del Python, c'è chi fa un'altra roba, per carità rispettiamo tutto, ci sono degli ETL in giro. Sicuramente si può fare in tanti modi, quello che vi diremo è i tanti modi sono sempre custom, quindi pagate uno sviluppo, un progetto, pagate gente che in maniera artigianale deve fare da zero. Noi in questo caso abbiamo messo in piedi un qualcosa di industrializzato, pacchettizzato e quindi decisamente magari più prestante perché ha preso anche in considerazione tante cose e magari rispetto a un progetto custom anche più economico perché è un prodotto a pacchetto. Direi che siamo alla fine, quindi ritorniamo alla presentazione. Da qui in poi vado avanti io, se vuoi Sì, Roberto. sì, procedi pure, Angelo. Ok, allora se mi vedete guardare in una certa direzione è perché ho il doppio monitor, quindi non è perché non vi voglio mancare di rispetto. Allora, andiamo adesso nel cuore di questo webinar, il perché abbiamo deciso di organizzarlo. Allora, per chi ha avuto già modo di lavorare con Fusion sa che estrarre dati da Fusion diciamo che è complicato. Complicato perché? Perché Fusion non è, diciamo, è un sistema bonerdo, quindi tecnicamente è un SaaS multi-tenant. Significa che non esiste la possibilità di collegarsi direttamente come eravamo abituati a fare qualche anno fa al database. Ok, tutto l'accesso ai dati, e questo vale per ogni SaaS, avviene tramite interfacce governate, quindi vi vengono messi a disposizione degli strumenti e ognuno di questi strumenti, ad esempio il più comune sono delle REST API, hanno limiti, vincoli e comunque rispondono a determinati scenari. L'altra complicazione di estrarre dati da Fusion è che non esiste uno strumento di riferimento, esiste una varietà di strumenti e ognuno di questi si adatta a uno scopo preciso oppure può essere utilizzato solo per determinati contesti. Prima abbiamo citato HCM Extract, ad esempio, non può essere utilizzato per la parte SCM. Quindi per un cliente magari che ha più moduli diventa complicato anche scegliere lo strumento giusto. Chiaramente poi, terzo punto, Fusion è un gestionale completo, quindi immaginate i volumi di dati quando
ad esempio gli oggetti interessati sono linee di un ordine, prezzi, listini e quant'altro, quindi diciamo i dati crescono molto velocemente, anche perché dovete considerare che un gestionale è creato, il suo scopo è mantenere i dati nel tempo, quindi a volte estrarre questi dati, soprattutto per entità logiche, per oggetti business complicati e molto, diciamo, con molti record diventa complicato perché estrarre i dati da un SaaS introduce problemi di volumi, di latenza, di networking e quindi non è banale farlo. Vado avanti. Non è... Due cose, Angelo, Vai. proprio in merito, no, a quello che dicevi adesso, no, perché molti hanno ben chiaro il fatto che in SaaS è più lento leggere il dato, no, rispetto ad avere un'integrazione con un DB. Chiaramente. Possiamo però dire che è retorica, noi, lo so già perché noi ce ne occupiamo, però intanto la vorrei sottoporre anche a voi questa cosa. Possiamo dire che il problema della transazione, del fatto che quando io lavoro con delle applicazioni REST, quindi sul web, faccio parlare un sistema con un altro, non c'è questa atomicità, questa garanzia che una volta che io faccio una chiamata ho garanzia della risposta, sia che vada a buon fine che non vada a buon fine, perché banalmente io potrei far partire una comunicazione che si interrompe per qualunque motivo, oppure il sistema dall'altra parte ha tutta una serie di problemi anche di business che mi dà delle difficoltà. Possiamo dire che il fatto che non ci sia garanzia del fatto che una cosa vada a buon fine è una delle criticità che spesso viene sottovalutata quando si cerca di integrare due sistemi SaaS tra di loro o un sistema SaaS con un sistema che sia in casa, dove si è costretti a ragionare con le REST API, che sono potentissime se devo fare una chiamata alla volta, ma se io devo massivamente inviare dati o recuperare dati, devo sempre incrociare le dita per dire speriamo che non succeda niente di particolare. Sì, ed è corretto quando poi ci sono dei processi business, magari con workflow compressi, dove magari la transazionalità in realtà è distribuita, per cui non so, devo creare un ordine d'acquisto, ma devo creare la testata, poi devo creare il riferimento del fornitore, poi devo magari creare le linee e quant'altro. Se qualcosa si rompe in questo processo, allora per chi era abituato a usare l'atomicità e le transazioni in un database Oracle, magari lo gestiva con una rollbackava tutto. Quando si lavora con un sistema distribuito, questa cosa chiaramente si complica, quindi bisogna mettere un overhead di controllo maggiore. Fusion ha a disposizione una serie di strumenti e noi abbiamo avuto modo in questi mesi un po' di lavorarci, però chiaramente sì, lavorare con un sistema distribuito introduce complessità. Questo è fuori di ogni dubbio. Quindi erano fortunati quelli che lavoravano in Forms, volevo dire. Decisamente meglio. Allora, vado avanti con la lista, diciamo, delle complicazioni. Allora, altro problema, altri, diciamo, più che problemi, mi piacerebbe chiamarli vincoli o comunque elementi di complessità. Un altro è dato dal fatto che estrarre oggetti di business da Fusion, diciamo, si porta con sé anche la conoscenza di questi oggetti, quelli che si chiamano PVO, che sono i Public View Object, anche chiamati BI View Object, sono delle entità logiche che magari, passatemi il termine, sono il join di 4-5 tabelle e spesso capire quel PVO a quali tabelle, a quale colonne fa riferimento diventa complicato. Non è banale la mappatura tra questi oggetti, le tabelle e le colonne sottostanti. Altro punto, che secondo me questo è quello più, su cui io porrei maggiore attenzione, è che tutti questi strumenti che avete visto prima, alcuni li abbiamo citati, il BIC, BI Publisher, REST API, si portano dietro un gap di automazione, cioè significa che fanno una parte del lavoro, ma tendenzialmente quando uno deve estrarre dei dati è perché poi li vuole consumare, quindi nella sua testa probabilmente c'è un intero processo di ETL, c'è una pipeline intera per cui che nasce dall'export e arriva fino probabilmente all'import dentro un database o un data warehouse. Ecco, dall'inizio alla fine chiaramente può succedere di tutto, quindi queste pipeline devono essere monitorate, qualcosa potrebbe andare in errore, bisogna vedere in che punto, bisogna vedere se viene supportato il retry, cosa fare nel caso di export incrementali, se si rompe un export ma poi c'è subito pronto quello dopo, come mi devo comportare? Ecco, l'assenza di questi automatismi rende complesso estrarre dati da Fusion e poi utilizzarli in una logica, ad esempio, di data warehouse.
Da ultimo, chiaramente questo è un tema che vale sempre per ogni strumento nell'IT, cioè c'è il tema di governare chi può accedere a quali dati, con quali ruoli e soprattutto come tenere traccia del cambiamento, nel senso che Fusion è un SaaS multitenant, significa che ogni 3 mesi, ogni quarter c'è un release automatico, oppure si può anche, come dire, mettere in pausa l'aggiornamento della propria istanza, ma prima o poi l'aggiornamento arriva. E spesso, come avremo modo di vedere anche nella demo, questi aggiornamenti portano con sé che alcuni oggetti magari vengono deprecati, quindi verranno tolti nelle release successive, oppure vengono aggiunte nuove colonne, e tutto questo chiaramente può portare anche alla rottura di questi automatismi. Quindi è bene tenere a mente anche questa cosa. Quindi Angelo, giusto, no, per sintetizzare questa cosa, no? Intanto il prodotto elenca tutti i dati che ci potrebbero servire, no? Cosa Sì. che il Fusion fa, ma fa in maniera un po' più spartana, più difficile da ricercare, e quindi il nostro prodotto aiuta a capire quali sono tutti gli oggetti che possiamo usare. Corretto. Poi riusciamo a organizzare dei flussi logici. Ogni azienda ha le sue regole, vuole esportare delle cose, ne vuole esportare altre secondo alcuni criteri, e noi qui dentro lo gestiamo anche con dei workflow. E infine c'è una manutenzione. Ogni trimestre il Fusion cambia, quindi anche immaginate chi fa il progetto custom con una società di consulenza, vi ha appena portato a termine il progetto di migrazione con tutti gli oggetti, ma già dal mese prossimo deve riaggiornare alcuni oggetti perché sono cambiati, perché il Esatto. Fusion nuovo ha aggiunto una colonna, ne ha tolte due, e quindi il flusso custom creato esclusivamente per voi non è più buono. Quindi o c'è un consulente o un fornitore che continuamente sta lì a fare questo tipo di manutenzione, oppure uno prende un prodotto dove il prodotto nel suo supporto d'assistenza si occupa di far questo per tutti. O di E- segnalarlo, o di o segnalarlo. perlomeno esattamente, se è un qualcosa dove al momento non è ancora stato fatto, vi avvisa che rispetto alla versione precedente è cambiato, e quindi si valuta poi cosa fare. Esatto. Vado avanti, stiamo arrivando comunque a parlare della soluzione. Allora, in questi mesi poi di tutti quegli strumenti di cui abbiamo accennato prima, noi ci siamo concentrati in particolare su uno di questi strumenti che è il BICC, il BIC per noi, ok? Che cos'è? È un connettore nativo che viene fornito con Fusion, quindi nel momento in cui si sottoscrive, come dire, un'istanza Fusion, il BIC è nativo, quindi viene donato, non c'è una licenza aggiuntiva. Cosa permette di fare? Permette di estrarre massivamente i famosi PVO che vi dicevo prima, queste entità di business, all'interno di file, normalissimi file CSV, quindi al momento è questo il file supportato, e di metterli a disposizione di un external storage in cloud, che può essere o un Oracle Bucket o anche uno storage di terze parti come AWS S3. Ok? Quindi questo lo fa nativamente Fusion nel suo connettore BIC. Quindi ho detto, permette di estrarre sia oggetti standard, quindi che Fusion mette a disposizione a catalogo, oppure anche oggetti custom che un utente può definire all'interno di BI Publisher, e poi possono essere messi a disposizione anche del BIC. Il BIC al suo interno ha una sorta di schedulatore, quindi si possono anche programmare, pianificare delle estrazioni full o incrementali, oppure si può anche triggerare tramite chiamate SOAP. E il fatto che sia SOAP e non REST, e siamo nel 2025, vi dà anche l'idea del tipo di strumento, cioè uno strumento sicuramente molto affidabile, ma che presenta una serie di complessità derivanti dal fatto che non è proprio nuovissimo. Ok? Quindi Fusion continua a portarselo dietro, a investire, però diciamo è legato a tutta una serie di tecnologie che sono utilizzate da Oracle per far funzionare il proprio sistema. Ad esempio, lo schedulatore del BICC è lo stesso che c'è all'interno di Fusion, che è l'ISS, l'Enterprise Scheduler. Quindi, per cosa viene usato principalmente il BIC rispetto magari ad altri scenari? Beh, potete immaginare, se il volume di dati è grande, gli scenari sono quelli tendenzialmente del data warehousing, oppure della data replication,
oppure fornire questi dati per sistemi terzi per fare delle integrazioni, che è uno dei contesti in cui noi come Radical ci siamo dovuti confrontare. Per chi non l'avesse mai visto, questo è alcuni snapshot dell'interfaccia del BIC. Come vedete è un'interfaccia classica Oracle, niente di cool. Aspetta, eccola qui. Possiamo dire che è bruttina, Angelo? Cioè, Possiamo anche dirla, se ricorda un po' non tanto esteticamente, ma è bruttina, ma è anche scomoda da usare. È soprattutto molto scomodo da usare. Se qualcuno di voi ha avuto l'opportunità di lavorarci, anche solo definire quali oggetti estrarre e selezionare quali campi io voglio di quell'oggetto, è particolarmente lento il sistema, quindi funziona bene, però è abbastanza lento dal punto di vista dell'interazione. Qui vedete due maschere, una per la selezione degli oggetti e l'altra per la definizione dei job di estrazione. Quindi, tornando un po' anche alla slide precedente, il BIC è sicuramente uno strumento molto potente, molto affidabile, più affidabile ad esempio rispetto a fare una paginazione di chiamate REST, ecco, perché nel momento in cui il BIC viene istruito per estrarre un oggetto e questo oggetto contiene milioni di righe, ho la garanzia che riesce a farlo e riesce a farlo molto bene. Quali sono però i limiti di questo strumento? Come dicevamo prima, lui si occupa solo dell'estrazione, poi manca tutta la parte di orchestrazione dell'import, che è tutto un altro cinema, chiaramente. Immaginate di estrarre in modo incrementale una ventina, una trentina, una quarantina di oggetti ogni notte e poi questi devono essere importati chiaramente in un sistema e quindi con le logiche tipiche di un data warehouse, no? Il Ma non lo delta. fa quindi questo, non lo fa direttamente Fusion, è un'attività che bisogna fare custom. È un'attività che bisogna fare custom, a meno che uno non abbia la Radical Data Platform, ma adesso ci arriviamo. Quindi, Una cosa invece volevo dire che magari aiuta, no? Te hai detto che giustamente non è un servizio REST, poiché no. estrae velocemente dati. Se noi dovessimo dire, no, quanto tempo ci mette un servizio REST a trasferire 10 milioni di righe e quanto Allora, tempo ci mette il BIC a trasferire 10 milioni di righe? Secondo te così, allora, Non preparata questa domanda, no, lo non è sto facendo preparata, ma così. parliamo proprio in un ordine di scala completamente diverso. Cioè, considerate che il BIC utilizza una logica che è molto simile, secondo me in realtà possiamo solo presupporre, perché io e Roberto non abbiamo accesso al codice sorgente del BIC, ma vedendo un po' l'output, perché con i file ci abbiamo lavorato, è molto simile a un data pump export di un database Oracle, quindi è molto rapido anche se i file sono formati da milioni e milioni di righe. Immaginate di fare questa cosa paginando delle chiamate REST da 10.000 anche record alla volta, sempre che non succeda nulla nel mezzo, i vantaggi di usare il BIC rispetto a una serie di chiamate REST è evidente, ok? Possiamo Quindi dire che le chiamate REST ci metterebbero ore e il BIC secondi? ore e secondi no, ma probabilmente la scala è minuti-ore sicuramente. Poi va capito anche l'ambiente. Io la vedrei. Comunque sì, è un ordine di Non grandezza abbiamo fatto decisamente. benchmark, ma si potrebbe fare. Anzi, se qualcuno di voi vuole fare una prova con noi, noi ci mettiamo a Lo disposizione proviamo. per farla. Sì, 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 decisamente. Finisco velocemente per poi passare al prodotto. Quindi abbiamo detto c'è sicuramente una parte di export che viene fatta ed affidabile, viene fatta sicuramente bene. Manca tutta la parte di import, manca un concetto di monitoring e di verifica di queste pipeline che vanno, nel senso c'è l'interfaccia del BIC che avete visto prima, ma un conto è accedere e verificare a che punto è il job, un conto è capire se si è rotto qualcosa, a che punto si trova, cosa posso fare se un job si è rotto, posso fare il retry, devo ricominciare da capo? Ecco, tutta questa parte manca, quindi orchestrazione, monitoraggio e gestione dell'errore è completamente assente. Quindi le aziende che Ma è un utilizzano semilavorato allora, cosa c'è lì dentro? Non è un prodotto finito, è uno strumento da è uno usare strumento. per tecnici, insomma, non è un prodotto Assolutamente già. sì. E le aziende cosa fanno? E qui abbiamo un po' l'esperienza perché per preparare il prodotto abbiamo speso mesi un po' a studiare anche quello che facevano i nostri competitor e i nostri competitor sono l'Oracle A-Team Consulting, perché molto delle innovazioni che abbiamo deciso di portare ci siamo ispirati proprio a loro. Loro Ragazzi fanno dell'E-Team Consulting, se ci volete contattare, noi siamo contenti di, insieme a voi, farvi vedere la soluzione perché vi abbiamo studiato. Quando abbiamo voluto fare il prodotto, i vostri articoli e il vostro codice di esempio che ci avete messo a disposizione è stato utilissimo. Esatto, abbiamo deciso di prendere quel codice
dove loro raccontavano come risolvevano determinati problemi e abbiamo deciso di, come dire, di metterlo a fattor comune e di creare un prodotto. Chi invece non ha questo prodotto è costretto a chiedere al proprio consulente, azienda di riferimento fornitore, di sviluppare un sistema custom, come dicevamo prima, perché il big fa tanto, ma poi manca tutta la parte che viene dopo l'export. Bene, Roberto, siamo un po' arrivati al momento clou. Bene, bene. Allora, parliamo di Radical Data Platform. Cos'è questa? Noi abbiamo detto finora cos'è questa tecnologia. Come vedete all'interno di questa slide ci sono alcune immagini eterogenee tra di loro, proprio perché, come vi ho accennato prima, Radical Data Platform vuole essere innanzitutto una piattaforma. Vuol dire che è un ambiente nel quale al momento abbiamo un sistema di autenticazione e autorizzazione, un sistema di integrazione con quello che al momento è solo Oracle Fusion, ma in seguito stiamo mettendo tutti i mattoncini per poter andare con EBS, ad esempio, per poter andare o con applicazioni custom, qualunque tipo di ambiente vi interessi, dateci il tempo di integrarlo, poiché il pattern lo abbiamo già individuato. Avete il SAP for HANA, noi siamo contentissimi di fare insieme a voi un progetto e andiamo ad integrare direttamente col SAP for HANA, perché le esigenze del SaaS di Oracle Fusion sono le stesse di qualunque altro SaaS. Si diceva prima, il SaaS è bello perché porto via tutto il ferro da casa e delego sicuramente al mio fornitore, soprattutto se è un big player, la gestione di tutto il prodotto. Quello che si sottovaluta sempre è che perdo la sovranità del dato, intesa come la possibilità di accedere a tutti i miei dati. Quindi magari uno non lo sa, ci poteva pensare prima, oppure magari uno lo sa e dice va bene, lo tollero, però a questo punto deve avere un piano B per potersi riprendere i propri dati. E quindi noi lo facciamo per ora con Oracle Fusion, ma anche con altri dati. Come vedete lì c'è un diagramma, ci sono si vede piccolo, ma l'idea è quella di dire che nel sistema noi possiamo già integrare del reporting all'interno della Radical Data Platform. Come lo facciamo? Lo facciamo, se volete, lo integriamo con sistemi terzi, c'è l'Oracle Analytics per chi ce l'ha, il Click per chi ce l'ha perché sono già in cloud. Si può tranquillamente integrare il Power BI se avete già le licenze tranquillamente, oppure facciamo tutto in casa, non dobbiamo pagare licenze aggiuntive, abbiamo già l'accesso direttamente al data warehouse di Oracle, lo facciamo in Oracle Apex. Chi usa un sistema di BI evoluto a volte lo fa per produttività personale, un CFO, un controller, qualcuno che vuole girare il dato completamente in qualunque momento, ma il 90% dei report che devono essere istituzionali, standard per tutti gli utenti, certificati con interazioni, ma non così, diciamo, dinamico come quello di uno strumento di BI, può tranquillamente essere fatto con un reporting normale, quello che noi chiamiamo data visualization, e noi lo possiamo fare interno Apex. Possiamo farlo interno ad Apex e siccome Radical Data Platform è una tecnologia sviluppata in Apex, noi integriamo il modulo di visualizzazione del dato all'interno della piattaforma. Abbiamo iniziato con dei moduli di SCM, lo possiamo tranquillamente fare con gli altri. Come vi aveva accennato prima Angelo, il sistema legge, poi vedremo nelle demo, un catalogo di tutti quelli che si chiamano public view object, e quindi sono tutti i dati. I public view object sono delle viste già denormalizzate, dove già c'è tutto dentro quello che vi serve, non dovete andare a leggere tutto il database. Quindi è sicuramente più, qua non tutto denormalizzato, ma un po'. Comunque vi permette, vi aiuta a leggere questo dato anche per un discorso di analisi dati, e noi lo possiamo fare all'interno di Apex. Quindi questo è un modulo. Un altro modulo interessante è la possibilità di orchestrare i flussi. Come si diceva prima, il BIC è uno strumento, è un motore, cioè è un qualcosa che ti sposta un dato, ma non basta spostarlo il dato, bisogna caricarlo dentro le vostre tabelle, bisogna fare delle attività di normalizzazione, delle attività di integrazione, trasformazione di un dato, banalmente da un tipo di dato ad un altro, oppure devo fare dei lookup per andare a recuperare dell'informazione. Tutte quelle attività che normalmente potremmo demandare ad un processo di ETL,
quindi estrazione, trasformazione e caricamento, sebbene lo si faccia a volte con del codice e degli strumenti dedicati, noi lo facciamo qui dentro all'interno della piattaforma. Come lo facciamo? Un po' con del codice, ma un po' usando uno strumento, e tra un po' poi ne parleremo in maniera un po' più specifica, che è uno strumento di workflow grafico, con una notazione BPMN. Lo strumento, vi accenno intanto il nome, si chiama Flow for Apex. Il Flow sta proprio come strumento di orchestrazione e per la gestione dei workflow for Apex, perché è un ambiente che è integrato all'interno della piattaforma. Ve l'accenno soltanto perché tra un po' spenderemo 2 parole in più per questa cosa, però il messaggio che vi vorrei dire è: Radical Data Platform è una piattaforma. Iniziamo con un'integrazione Fusion, abbiamo anche del workflow che abbiamo usato per Fusion, ma potremmo usare anche per altri moduli. Abbiamo della data visualization che stiamo facendo con Oracle Fusion, ma la possiamo fare anche con altri moduli. Quindi estrazione dati, data visualization e moduli di workflow. Tutto questo, oltre chiaramente allo sviluppo custom che potremmo fare in qualunque momento, è quello che per noi è la Radical Data Platform. Ti rilascio la parola, Angelo, se vuoi andare Sì, avanti. andiamo avanti. Allora, adesso diciamo, spendiamo 2 parole sull'architettura generale. Allora, qui è uno schema super semplificato per darvi un'idea di quello che sta sotto il cofano, no? Allora, in alto vedete appunto una classica istanza Fusion di uno dei vari moduli, ok? E gli utenti Fusion. Come vi dicevo prima, il BIC è un componente nativo Fusion, ok? Quello che fa Radical Data Platform, volendo proprio andare basic, è definisce degli oggetti che devono essere, diciamo, scaricati. Si collega al BIC, il BIC avvia un export partendo dai dati presenti in Fusion, questo export può essere incrementale o full. Questi dati vengono messi all'interno di file CSV e vengono, diciamo, scaricati all'interno di un'area, di uno storage cloud che può essere o un Oracle Bucket come nel nostro caso, oppure potrebbe essere un bucket Amazon S3. Una volta che i dati sono i dati e metadati, perché non c'è solo il dato, ma anche il metadato, cioè come è fatto quell'oggetto che ho esportato e che ha quel CSV, cosa molto importante. Questi dati vengono caricati su un autonomous database. I file scaricati vengono poi archiviati in modo tale, se uno vuole fare delle riprese dati, dell'auditing o quant'altro, sono sempre a disposizione, e a quel punto il dato può essere acceduto o direttamente da Radical Data Platform con il modulo Analytics, oppure da strumenti di terze parti, ad esempio Oracle Analytics, Tableau, QLIC e quant'altro. Tutta questa parte qua, poi come vediamo nella demo, è tutta servita da un'applicazione Apex che di fatto espone tutte queste funzionalità, compreso il monitoraggio. Prima di vedere la demo, mi spendo 2 parole quindi sulle caratteristiche di questa Radical Data Platform. Allora, le ha anticipato prima Roberto, vado velocemente, quindi c'è la possibilità di navigare, selezionare e comprendere quali sono gli oggetti da scaricare. Cioè quello che noi abbiamo fatto è di caricare l'intero catalogo di Fusion quarter su quarter, in modo tale che l'utente, senza collegarsi al BIC, okay, possa verificare, visualizzare gli oggetti e il loro contenuto e il loro mapping rispetto alle tabelle e alle colonne. Poi, come abbiamo accennato e lo vedremo meglio, abbiamo creato un motore di orchestrazione, quindi noi abbiamo già definito delle pipeline che prevedono un task di export e di import per il BIC, quindi non c'è da scrivere codice, basta semplicemente selezionare gli oggetti, definire una propria pipeline e come dire, schedularla. Tutta la parte di staging, parsing, trasformazione del dato viene fatta tutto all'interno, tutto dalla piattaforma, quindi una volta che il dato viene messo all'interno di un bucket, automaticamente viene caricato all'interno di tabelle. Per farlo ci basiamo sui metadati che ha esportato il BIC. La piattaforma consente un monitoraggio completo, quindi è possibile non solo schedulare, ma verificare che appunto sono le pipeline, nel caso di errore verificare post mortem cosa è successo e stabilire in modo anche semplice e facile qual è la lineage dei dati, da dove sono arrivati, che problemi hanno avuto e a che punto si trovano in questo momento. Il tutto viene fornito attraverso un'applicazione Apex, quindi tutta l'interfaccia non è quella un po' classica Oracle che vedevate del BIC, ma secondo noi è un'interfaccia moderna
quindi abbiamo utilizzato il Redwood Team di Oracle Apex, e quindi secondo noi è molto più accattivante, molto più user friendly rispetto a quell'altra. E poi, come dicevo sempre, il tema di security governance è un'applicazione gestita a ruoli, permessi, utenti, per cui voi decidete chi deve accedere e quali tipi di moduli deve poter utilizzare. Adesso direi di andare con la demo, quindi mi sposto un attimo di qua, non so se vuoi aggiungere nel frattempo, ditemi se vedete, Sì, stiamo vedendo, no, in questo momento non ho niente da aggiungere, Angelo, ok? poi diremo qualcosa sulle cose che ho anticipato prima. Allora, adesso senza entrare troppo nel dettaglio, perché chiaramente siamo già 3 quarti d'ora, non voglio annoiarvi più di tanto. Allora, qui vedete, qui siamo proprio all'interno della piattaforma, faccio un logout, perché potrebbe anche essere un'immagine, invece no, come potete vedere qua c'è proprio l'applicazione Apex. Allora, questi sono i moduli che noi abbiamo previsto e su quali stiamo lavorando in questo momento. Alcuni sono già, come dire, a buon punto, quindi abbiamo già realizzato quasi tutto. Su altri ci stiamo lavorando, ad esempio l'integrazione con la parte di storage e la visualizzazione di quello che c'è contenuto, ad esempio nei bucket, ci stiamo lavorando proprio in questo momento. Allora, faccio una breve carrellata di quelli che sono i moduli principali dell'applicativo. Allora, come vi dicevo, c'è una prima parte di catalogo, poi avremo modo di entrare in uno di questi. Qui vi vengono presentati tutti quelli che sono i BI View Object presenti ad esempio nei moduli di Fusion. In questa istanza demo che noi stiamo utilizzando in questo momento, che è un'istanza di test che usiamo proprio per queste demo di presentazione, abbiamo caricato gli oggetti di un'installazione Fusion di SCM e abbiamo caricato le ultime 4 release del 2025. Quindi qua vedete ad esempio il primo trimestre 2025, il secondo trimestre e così via. Questo è quello che dicevo all'inizio, cioè da trimestre in trimestre la natura di questi oggetti cambia, per cui a volte Oracle Fusion ne aggiunge, quindi aggiunge oggetti, aggiunge colonne, altre volte invece li toglie. Chiaramente non lo fa mai dall'oggi al domani, a ogni release viene dato anche un elenco di quali saranno i futuri oggetti deprecati, in modo tale che uno sa sempre, se ha delle pipeline costruite su quegli oggetti, almeno mi avverte che magari qualcosa potrebbe rompersi. Vi faccio vedere un esempio. Se io prendo ad esempio, vi dicevo, questo è il modulo SCM, se prendo ad esempio qualcosa legato al magazzino, vediamo un attimo, inventory, transaction, ad esempio, Inventory Transaction Detail PVO, diciamo che è il classico oggetto che viene utilizzato, ad esempio, per esportare le informazioni che riguardano le transazioni di magazzino all'interno di Fusion. Allora, come vedete, adesso noi siamo entrati in questo dettaglio. Il dettaglio cosa fornisce? Vabbè, alcuni dati tecnici rispetto all'oggetto, e quindi già qua si riesce a capire da quale release è presente l'oggetto e quali tipi di come dire, variazioni ha ricevuto. Come vedete, ad esempio, dalla release di inizio anno all'ultima, ad esempio, si è aggiunto un attributo. Vi consente di poter navigare e capire non solo quali sono le tabelle sottostanti, in questo caso, ad esempio, vedete, questo oggetto business mette, passatemi il termine, in join tutta questa serie di tabelle, tra cui la principale immagino sia la inv material, esatto. Questa è la principale. Questi sono i fatti, famose transazioni di magazzino, ma non basta. Ad esempio, se voi dovete fare un'attività di data warehouse, vi interessa poco avere il record di questa tabella, vi interessa tutto il contorno. Immaginate, no? Che tipologia di transazione, che tipo di oggetto è, di quale categoria, quale sottomagazzino. Ecco, tutte queste informazioni chiaramente stanno a corredo e Fusion, diciamo, vi fa la fatica di aver già predisposto un oggetto business già pronto per l'export. Quindi esportando questo oggetto voi vi portate dietro tutta questa serie di attributi di cui siete già in grado di capire qual è la tabella di riferimento e qual è la colonna di riferimento. Come vedete, ad esempio, questo è un oggetto da 1419 attributi potenziali. Naturalmente non sono tutti abilitati di default. Ad esempio, se io lo estraessi in questo momento, probabilmente sono molti meno. Ad esempio, adesso io ho filtrato, vediamo quanti alla fine sono. Quelli che sono già abilitati per il default, intendo, sono 60? Solo 60. Beh, è un piccolo sottoinsieme, diciamo. Però potenzialmente potreste estrarre tutto, ok? Ma si riesce Eh, con questa facilità a farlo all'interno del Fusion, questa roba qui, eh, oppure... vorrei fartelo vedere, Roberto, ci metteremo solo 5 minuti a collegarci a cercare l'oggetto.
Come avete visto qua, cercare un oggetto è molto semplice. Oppure, contrario, se conoscete già la tabella di riferimento, prima facevamo l'esempio della Inv Material Transaction, eccola qua, Inv Material Transaction, voi potete fare anche al contrario, partendo da un oggetto che conoscete, andate a verificare, ecco, ad esempio, in quali BI View Object è incluso, e come vedete qua è incluso in 2 oggetti. Uno era quello che stavamo vedendo noi prima, ok, che è questo, adesso ve lo faccio vedere, questo da 1419, ma c'è un altro oggetto, ad esempio, che Fusion mette a disposizione, basato sulla stessa tabella, che è quest'altro, di soli 282 attributi. Qual è la differenza tra questi due? Vabbè, questo vi svelo un segreto. L'oggetto PVO che contiene la dicitura BIC, ok? Diciamo che sono oggetti che Fusion ha già predisposto e suggerisce per l'estrazione del BIC. Quindi lui dice, guarda, se devi fare un lavoro di estrazione col BIC, probabilmente l'oggetto che ti servirà è questo. Se invece vuoi fare qualcosa di molto particolare, c'è sempre l'altra alternativa che è prendere questo e qui veramente hai di tutto, 1419 attributi. E release dopo release, come vi dicevo, potete tenere traccia di quali sono i cambiamenti, ok? Quindi il sistema digerisce automaticamente ogni trimestre quali sono i nuovi oggetti e segnala, ad esempio, se c'è una pipeline in corso su uno di questi, che potrebbe esserci un problema, naturalmente. Quindi prima di far partire lo schedulatore dice attenzione, perché sono state introdotte 2 colonne, queste 2 colonne devi decidere cosa fare, perché potrebbero o spaccarti il flusso oppure potresti perderti dei nuovi dati che nel frattempo Fusion ha iniziato ad aggiungere. Passo all'altro modulo, che è quello delle integrazioni. Cerco di essere molto rapido. Allora, per come l'abbiamo interpretata, ci sono 3 concetti chiave da comprendere. Allora, le integrazioni sono composte, alla base hanno delle pipeline. Noi ci siamo immaginati che un normalissimo processo di ETL parte tendenzialmente da un'estrazione, quindi che è un task, poi c'è un secondo task che ad esempio è l'import, ad esempio all'interno di un data warehouse, e poi nulla vieta di creare dei task aggiuntivi in mezzo, alla fine. Ad esempio uno potrebbe inventarsi, magari qualcuno di voi ce lo chiede, una volta che è stato fatto l'export, successivamente l'import, si può definire un ulteriore task, magari specifico per il BIC, in grado di fare ad esempio una serie di controlli di data quality, che ne so, ne sparo una, oppure si potrebbe inventare un nuovo task che potremmo predefinire assieme, ad esempio che una volta fatta l'export e l'import all'interno di un database, che ne so, fa un'altra attività a corredo, ecco. Quindi quello che stiamo facendo noi con questo prodotto è predefinire tutta una serie di task. In questo momento ne abbiamo previsti 2, che sono il BIC export e il BIC import. Poi abbiamo creato una pipeline in grado di mettere insieme queste 2 attività. E in questo momento, vedete, al sistema abbiamo creato 3 pipeline. Ne prendo ad esempio una. Questa ad esempio, questa pipeline qua, ad esempio, ecco, questa pipeline che si chiama pipeline item and categories, ok, prevede 2 task che devono essere eseguiti in sequenza, che sono prima una parte di export, poi una parte di import, e se vado a vedere cosa fa il task di export e vado a vedere, il suo obiettivo è estrarre questi 5 oggetti PVO che avevamo visto prima. Quindi se adesso volessimo definire una nuova pipeline, magari mi prende tutti gli oggetti che riguardano, che ne so, gli ordini d'acquisto, ok? Potremmo creare una nuova pipeline, magari la chiamiamo purchase order, andiamo a selezionare tutti quelli che sono gli oggetti che ci interessano, a quel punto creiamo il task, creiamo un task di import e abbiamo costruito la nostra pipeline. Quindi non c'è da scrivere codice fondamentalmente, ok? Ecco, questo è importante, non è un'attività di sviluppo codice, quindi custom, è sostanzialmente una configurazione. Esattamente, che si fa dall'applicativo. Una volta che uno ha costruito la pipeline ha due possibilità, o come dire, la esegue tutte le volte che vuole on demand, oppure ha la possibilità di schedularla. Come vedete noi qua in questo ambiente abbiamo creato 2 pipeline, una per estrarre le informazioni dei fornitori, una appunto per estrarre oggetti e categorie, sono entrambe schedulate, ad esempio questa gira una volta al giorno alle ore 14, questa invece gira ogni 6 ore e estrae tutti quelli che sono i nuovi fornitori in modo incrementale. Ve lo faccio vedere ancora meglio, nel senso che se passo al modulo di monitoraggio, ad esempio oggi è il 27 di novembre, adesso già a colpo d'occhio vedo la situazione dell'ultima settimana e in particolare posso già vedere quello che è avvenuto oggi.
Quindi oggi ci sono già state 4 esecuzioni, vado anche nel dettaglio, come vedete, da stamattina ci sono state n esecuzioni, di cui 4 sono andate a buon fine, mentre una è andata in errore. Allora, adesso faccio vedere una cosa bella per i tecnici e bella per i funzionali. Allora, intanto per i tecnici all'ascolto, nel momento in cui una pipeline va in errore, andando nel dettaglio, andando nei system log, quindi questa pipeline mentre lavora deposita tutta una serie di informazioni, scendendo a livello di dettaglio si riesce a fare quell'analisi post-mortem, scusate, che a noi tecnici piace molto, cioè andare a capire perché si è rotta e quindi andare a fare debugging e andare un po' a ricostruire qual era la situazione. Ok? Ma non basta, nel senso non c'è solo questo. Questo va bene per i tecnici, ok? La pipeline si è rotta e si è rotta in quel punto per quel motivo. Cosa invece che interessa più magari a un funzionale, magari a qualcuno che deve supervisionare il processo di data warehouse, è capire in che punto della pipeline si è rotto. Quindi in questo caso vedete, noi abbiamo usato, come diceva Roberto, per combinare i task, non abbiamo scritto ulteriore codice, abbiamo usato un prodotto open source di cui esiste anche la versione enterprise che si chiama Flow for Apex e abbiamo combinato i task in modo da creare questo workflow qua. Come vedete, ci sono due. Ammettetelo, è bello un bel po', è bello un bel po' questa È cosa bello un bel qui. po' anche perché si può entrare nel dettaglio, adesso ve lo faccio vedere. Quindi questo è il workflow che noi abbiamo costruito con Flow for Apex per avere una pipeline completa che fa export e import dei dati. Come vedete qua c'è la fase di export e qui c'è la fase di import. Questo è un'analisi di un flusso che è già girato perché vedete si è concluso alle 10:58. Questo l'ho fatto girare io poi proprio questa mattina per Perché avere in modo tale. diciamolo, il completamento è grigio, potevano cambiare colore magari qui, Si però poteva fare di un solito il verdino. grigio è qualcosa di disattivo, invece in questo caso il fatto che è stato completato è Però grigio, è quindi quel corretto, grigio vuol diciamo da dire un che è punto di vista andata... tecnico il workflow si è concluso, ma si è concluso in malo modo, nel senso che al checkpoint che è stato messo dopo l'export qualcosa non è andato bene e infatti la pipeline è andata in fallimento con quell'errore che vedevate prima. E Ora, due cosettine, questo grafico qui è in notazione BPMN, avrete già riconosciuto, quindi è uno standard che piace a chi documenta processi, magari in studi tecnici o di ingegneria in particolar modo, ma anche in altri. E la cosa bella, poi ne parleremo quando parleremo di Flow for Apex, è che non è solo uno strumento per documentare. Questo strumento qui, mentre documenta, dietro, sotto al cofano, sta creando esattamente questo processo. Quindi quello che vedi è esattamente quello che succede, sì, perché lo perché strumento esegue esattamente quello che ti fa vedere. esatto, per dirla in altri termini, tutti abbiamo visto dei bellissimi workflow fatti da consulenti anche come noi siamo alla stregua degli altri, bellissimi, no? Sui PowerPoint fantastici, poi però il codice che viene scritto non c'entra Era nulla solo con quel. PowerPoint quello lì. Era il PowerPoint. Qua non si scappa, nel senso che quello che vedete è un workflow disegnato all'interno di Apex, ma dietro questo, come dire, casellina, c'è banalmente una procedura PL-SQL. Quindi quello che vedete visualmente è quello che poi viene eseguito veramente nel database. Quindi non si scappa. Questa è una garanzia che il codice scritto equivale chiaramente al workflow che vedete visualizzato. E questo è un plus, secondo me, rispetto magari ad altre soluzioni. Vado veloce, Roberto, chiudo con gli ultimi 2 moduli perché poi siamo già oltre quasi un'ora. Come vi dicevo, stiamo lavorando alla parte per lo storage, cioè non solo noi già ci integriamo e andiamo a leggere quello che sta dentro un bucket AWS oppure un Oracle bucket, ma stiamo lavorando per renderlo visibile, quindi tramite Apex si può accedere tramite chiamate REST e vedere effettivamente cosa c'è dentro il bucket, cosa viene elaborato. Eventualmente se uno di questi file contiene un errore, perché proprio c'è un errore nel dato, ok, da qua si può risalire al file originale, scaricarselo e poi si può anche fare un'analisi del file. Quindi stiamo lavorando per questa parte. E poi aggiungo questa ultima parte qui su cui abbiamo iniziato alcuni lavori, Roberto, che è la parte analytics. La Diciamo parte che tutto. analytics è un po' Vai, vai. quello che dicevamo prima, no? Era far capire che questo non è un prodotto, diciamo, completo e di nicchia. Analytics apre un mondo a tutto ciò che è il reporting.
Quindi in questo caso abbiamo preso dei documenti di acquisto e fatto vedere, secondo una serie, no, adesso demo, di grafici che possiamo vedere. Se va nella parte report possiamo avere un dettaglio, oltre ad avere un'attività sintetica e analitica, un dettaglio magari di quello a livello tabellare, di quello che in questo caso sono sempre degli esempi di quantità di documenti di acquisto. È possibile esportare, lo diciamo sottovoce perché noi non vorremmo mai esportare in Excel, ma è possibile volendo filtrare e dare a qualcuno anche dati di questo tipo. Quindi l'attività di analitica e di reporting è uno degli elementi. Chiaramente è un progetto a sé l'analytics, perché come sapete tutto ciò Quindi, che è visualizzazione del dato e reporting, ognuno ha le sue esigenze. È vero che noi un po' alla volta costruiremo quelli che possono essere, diciamo, i più eh, richiesti di report oppure di casistiche, però l'esperienza da sempre, io oramai mi occupo di business intelligence dal 2000, quindi uno dice sempre facciamo i report predefiniti e puntualmente viene smentito da qualcuno che dice ma mi aggiungi anche, mi modifichi anche, mi metti il KPI anche. Quindi di fatto ogni volta che si parla di un prodotto di reporting di business intelligence c'è sempre da sedersi e a quattro mani arriviamo a fare un'attività di questo tipo. Altra cosa che volevo dire sullo strumento, se vai sulla voce home in alto, Angelo, e andiamo dall'altra parte, quello che si trova sopra, ecco che qui abbiamo una serie di moduli, quindi siamo usciti dal modulo che era Radical Data Platform che abbiamo visto prima, proprio per farvi vedere, vedete qui c'è un Flow for Apex, c'è un modulo di autorizzazioni, qui stiamo vedendo un altro mondo. Il mondo è, abbiamo una tecnologia Oracle, abbiamo un database Oracle, abbiamo uno strumento già completo per quanto riguarda autorizzazioni, autenticazioni ed integrazione con tutti i vostri dati. Volete sviluppare anche un modulo di integrazione custom, un vostro processo completamente da zero, ecco qui ci rimettiamo il cappello di consulenti di sviluppatori custom, però col vantaggio che usiamo tutti i dati che sono stati estratti dal vostro sistema di RP e quindi possiamo leggere in locale senza dover fare scomode chiamate REST, che a volte sono comode, ma quando i dati sono massivi invece la cosa è decisamente più scomoda. Quindi beneficiamo del fatto che possiamo fare uno sviluppo custom, ma come se avessimo, no, è come abbiamo di fatto tutti i dati che servono già all'interno del database. Quindi voi avete un doppio vantaggio, beneficiate del fatto che avete il vostro SaaS comodamente gestito appunto in quella modalità, ma il vantaggio di avere il dato anche in locale, secondo una gestione near real time, perché se il dato è di poche decine di migliaia di righe, le integriamo anche in tempo reale. Se il dato è di milioni di righe, possiamo pensare delle schedulazioni periodiche una volta al giorno, due volte al giorno, perché comunque i tempi, come dicevamo prima, sono tempi compatibili con un caricamento locale, non con un caricamento web di servizi REST, dove io banalmente in altri contesti io mi trovo la notte a scaricare 3 milioni di righe per mandarle su un Power BI e ci mette 4 ore, perché il Power BI ci mette 4 ore per scaricare in modalità REST 10 milioni di righe. Quando prima io dicevo ore in secondi, Angelo ha detto minuti, ma di minuti ne sarebbero pochi, 4 milioni di righe veramente nell'ordine di un minuto ce l'abbiamo all'interno del sistema. Quindi stiamo parlando di sincronizzazioni e ordini di grandezza di sincronizzazione completamente differenti. Eh, Punto, per chiudere un po' sul cappello l'estensione che si può fare anche sul prodotto che stiamo mettendo in piedi. sì, Roberto, siamo in conclusione. Io avevo messo un paio di slide, se vuoi in chiusura. Sì, Eh, questa slide ci teniamo molto a dirla perché come avete visto il Flow for Apex l'avete sicuramente vi ha incuriosito a livello grafico, ma non è solo una questione grafica, il Flow for Apex è una rivoluzione per permette di creare dei workflow approvativi anche complessi. Chi ha a che fare con la notazione BPMN sa che si possono fare approvazioni parallele, sequenziali, multiple, workflow che richiamano altri workflow e tutto viene fatto in modalità e con notazione BPMN, ma tutto quello che scrivete va all'interno dello sviluppo.
addirittura voi potreste creare delle versioni di, fino ad oggi avete avuto un flusso di lavoro, da domani cambia, lo riorganizziamo, ma riorganizziamo non andando a riscrivere il codice, andando a creare un nuovo grafico, lo possono fare i business user, lo facciamo insieme e tutti i flussi vecchi continuano a viaggiare secondo la versione precedente, i nuovi che si creano cominciano a viaggiare con una versione nuova. Provate a chiedere una roba del genere ad uno sviluppatore che lo faceva custom, compreso io fino a qualche anno fa, e vi dirà che questa cosa non è possibile, o perlomeno non essendo stata prevista sarebbe molto onerosa per un refactoring che c'è da fare. Il prodotto, abbiamo detto, è un prodotto open source, ma noi siamo andati oltre perché Flow for Apex ha anche una sua versione commerciale, si chiama Flow for Apex Enterprise Edition. Oltre ad avere delle funzionalità in più, come la possibilità in caso di errore di ricaricare tutta una serie in automatico di flussi, di integrarsi addirittura con agenti di intelligenza artificiale per far analizzare anche il flusso di lavoro. Poi ne parleremo in un altro contesto delle funzionalità specifiche dell'Enterprise Edition, perché sono veramente tante, ma noi abbiamo una partnership e collaboriamo direttamente con l'azienda che lo supporta commercialmente, che è la FlowQuest di Richard Allen, che salutiamo in questo momento. Non credo che sia qui adesso, ma sicuramente era interessato poi a rivedere tutta la presentazione perché ben si sposa il prodotto che lui supporta commercialmente con quello che noi stiamo facendo. Quindi ci teniamo anche ad utilizzare l'Enterprise Edition perché in un contesto enterprise con aziende che vogliono la massima garanzia, soprattutto di manutenzione. Prima dicevamo ogni quarter, ogni 3 mesi il Fusion potrebbe cambiare la base dati, quindi è necessario avere una manutenzione, è necessario avere un programma e un software che nelle sue tecnologie è sempre supportato. Tutto quello che noi abbiamo messo in piedi ha un supporto commerciale e ha una gestione e una manutenzione continua nel tempo, in modo che voi non dobbiate a livello custom continuare a richiedere aggiornamenti, ma è tutto compreso all'interno del canone di manutenzione che poi uno andrebbe a sottoscrivere per avere garanzia di continuità. Siamo in chiusura, Roberto. Bene, diciamo che siamo stati nei tempi, Sì, un'ora, sì, sì, spero di non sì. aver annoiato troppo. Quindi, come dicevamo, noi ci siamo per il prodotto, quindi il webinar era sicuramente per incuriosirmi nel prodotto, per farci conoscere, per farvi capire che lavoriamo ad alto livello, perché andate a chiedere in giro chi altro fa questa cosa qui e fatecelo sapere che gli offriamo sicuramente un aperitivo. Non c'è in giro, non ci sono persone che hanno affrontato, non che non lo sappiano fare, per carità, non ci permettiamo, ma che abbiano affrontato un progetto di questo tipo e siano arrivati a questi livelli. Noi ci siamo per le integrazioni con Fusion, ci siamo per gli sviluppi custom su tecnologia Oracle con Oracle Apex, usiamo, come abbiamo detto, il platform as a service, il database di Oracle, che Oracle chiama commercialmente l'Autonomous Database. Autonomous perché vuol ribadire il fatto che vi gestisce tutto all'interno del database, dal tuning alle patch di aggiornamento, al backup, fino se volete al disaster recovery, quindi tutto è gestito da Oracle. Vi ricordo, per chi non lo sa, che oggi Oracle è diventata la quarta azienda cloud insieme alle altre tre, Amazon, Microsoft e Google, è diventata la quarta per quanto riguarda il cloud generalista, ma la prima per quanto riguarda il cloud del suo database Oracle, chiaramente non poteva essere altrimenti. Questa cosa qui l'ha portata a creare delle partnership definendo quello che si chiama l'Oracle at Azure, Oracle at AWS e Oracle at Google. Che vuol dire? Vuol dire che dentro il data center di Microsoft, ad esempio, c'è un Exadata, che è l'appliance di Oracle dove gira tutto il suo software, all'interno di un ambiente, di una server farm Microsoft. Quindi voi, se avete ad esempio Azure, potete tranquillamente nelle voci di menu andare ad acquistare un servizio del database Oracle e avreste il database Oracle gestito da Oracle direttamente lì e a quel punto avete anche Apex. Avete il vostro Azure, avete i vostri applicativi .NET, però il database è un database Oracle, lo avete
nel data warehouse gestito completamente da Oracle, e a quel punto noi, accedendo all'Autonomous, possiamo mettere in piedi tutta un'infrastruttura di questo tipo. Quindi quello che vogliamo dire è che noi ci presentiamo come azienda che al momento si trova lo stack tecnologico più interessante del momento. Se sapete Oracle cosa sta facendo questi giorni anche a livello di intelligenza artificiale, non ne parliamo oggi perché ne parlano tutti e non vogliamo un po', no, confondere le idee, però anche la parte di intelligenza artificiale è possibile utilizzarla sia ad esempio per l'analisi dei flussi di lavoro, sia per lo sviluppo di applicazioni custom anche all'interno di applicazioni Apex. Quindi oggi siamo qui per Oracle Fusion, siamo qui per il BIC, siamo qui per l'orchestrazione, ma vi diciamo anche, siamo qui per attività di sviluppo custom, soprattutto per workflow e per integrazioni con ambienti SaaS. Al momento l'ambiente SaaS era Oracle Fusion, insieme possiamo integrare anche ambienti SaaS di tipo diverso. Mi aggancio a questo, Roberto, perché c'è una domanda da parte di Johnny Michelazzo che dice: la piattaforma può accedere anche ad altri DB che non siano Oracle? La piattaforma è una piattaforma che si trova su un database Oracle, quindi localmente Apex. Faccio una premessa: quando noi diciamo Oracle Apex, in realtà stiamo dicendo database Oracle, perché Oracle Apex è un ambiente di sviluppo che in realtà è il database Oracle esteso. Quindi Apex legge solo quel database Oracle. Ma qual è la cosa bella? È che il database Oracle oggi riesce a parlare con il mondo attraverso dei connettori. Localmente sarebbero dei connettori locali, ma a livello globale sono dei connettori di tipo REST. REST è una parola oggi che significa far parlare ambienti distanti secondo il protocollo HTTP, secondo una tecnologia sicura con lo stato dell'arte delle autenticazioni che ci sono oggi sicure per quanto riguarda la tecnologia com'è, e viene praticamente usata da tutti. Se voi mettete a disposizione un dato su un database che non si trova all'interno dell'architettura che abbiamo, che può parlare in modalità REST, ad esempio col GraphDB, che è un linguaggio che permette di creare dinamicamente delle interrogazioni anche usando il mondo REST, Oracle riesce a leggere quel dato. Se il dato è leggero, lo fa in tempo reale. Quando il dato non è leggero, parlavamo prima di milioni e milioni di righe, noi entriamo implementando magari un sistema di migrazione e integrazione del dato. Con Fusion l'abbiamo fatto con una certa modalità, lo potremo fare con SAP, lo potremo fare con Navision, lo potremo fare con qualunque tipo di ambiente, metta a disposizione una tecnologia REST che permetta l'integrazione anche a livello massivo. Bene, Roberto, secondo me direi che abbiamo detto tutto. Quindi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per aver passato un'ora insieme a noi, speriamo insomma di avervi introdotto ad un argomento interessante. La tecnologia era specifica, il Fusion è di nicchia, ma l'argomento è un argomento generico, quindi può essere esteso anche in altri contesti. Noi al momento abbiamo pronto un pacchetto per uno di quei contesti, ma insieme si può lavorare anche per il resto. Quindi spero di avervi dato degli spunti, e contattateci se vi interessa sia su LinkedIn, sui social, oppure nei link che vi abbiamo dato prima, e grazie per essere stati con noi. Ancora grazie. Ciao a Arrivederci, ciao a tutti. tutti.